Nel video che vedete qui, di fianco a me, abbiamo parlato di Rina e del suo glorioso cammino all'interno del 5-Star Grand Prix. Un percorso incredibile che ha reso Pink Devil una delle maggiori candidate alla vittoria del torneo. Ma se è vero che Rina sta facendo dannatamente bene, c'è un'altra ragazza che sta facendo ancora meglio, anche perché ad oggi è l'unica lottatrice all'interno del 5-Star Grand Prix 2025 ad essere ancora imbattuta. Quest'oggi quindi parleremo di lei e del suo tragitto, un percorso che, ancora una volta, testimonia il grande impatto che questa grandissima campionessa sta avendo sulla Stardom. Ma andiamo con ordine. Minasan konnichiwa, io sono Kirito e anche oggi sono qua dinanzi a voi per portarvi un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case ed è d'obbligo per me farlo parlandovi di Saya Kamitani. Sì, perché Phoenix Queen sta vivendo un momento molto positivo, oltre ad essere la campionessa indiscussa della Stardom ed aver annichilito tutte le sue contendenti. Saya si ritrova coinvolta in quel che ad oggi possiamo definire straordinario. Il suo cammino nel torneo di quest'anno è pressoché impeccabile, o almeno lo è per adesso. Certo, Saya avrà ancora 2 match da affrontare per poter affermare per davvero di finire il ginone da imbattuta, ma è un traguardo alla sua portata, anche perché è vero che Mei Seira e Bea Priestley sono avversarie temibili, ma è anche vero che questa Saya Kamitani fa paure a tutte e sembra impossibile da battere. Da quando Saya ha abbracciato l'oscurità diventando Phoenix Queen, i risultati da lei ottenuti parlano da soli. Nessuna sembra aver trovato la pozione adatta a debellare il suo veleno. Tam Nakano, Natsupoi, Suzuki, Sayaka Kurara, tutte loro sono cadute dinanzi allo strapotere di Saya Kamitani e anche ora all'interno del Red Stars A nessuna sembra in grado di poterla fermare. Anche Hanan, quella che secondo me è la candidata numero 1 alla vittoria finale, ha dovuto inchinarsi di fronte a Phoenix Queen. Probabilmente il loro confronto è stato per Saya quello più impegnativo affrontato finora all'interno del torneo, ma a discapito di una grande prestazione la Young Lioness ha dovuto soccombere davanti all'immensità della campionessa in carica. Ma il dato più impressionante non è soltanto il numero di vittorie, ma il modo in cui queste vittorie sono arrivate. Ogni volta che Saya Kamitani entra in quel ring, porta con sé un'aura di inevitabilità. Non si tratta semplicemente di vincere, ma di farlo con uno stile che annienta la fiducia delle sue avversarie ancor prima che la campanella suoni. L'oscura eleganza che ha adottato da quando è diventata Phoenix Queen ha trasformato ogni suo match in uno spettacolo ipnotico e crudele allo stesso tempo. Non è più la Saya brillante e sorridente che il pubblico conosceva. Adesso è una predatrice calcolatrice, pronta a colpire al momento giusto e a lasciare solo cenere dietro di sé. Nel corso del 5-Star Grand Prix 2025 Saya ha mostrato una versatilità tecnica e strategica che lascia poco spazio alla speranza per chi l'affronta. Contro Yuna Mitsumori ha giocato di pazienza, neutralizzando ogni tentativo di attacco con contrattacchi chirurgici. Con Azusinaba ha sfruttato la differenza fisica, bloccando le sue combinazioni veloci e schiacciandola letteralmente a terra. Contro Lady C invece ha dimostrato che la sua resistenza e la sua capacità di rialzarsi dopo colpi durissimi non hanno eguali nella scena. E poi c'è stata la sfida con Waka Tsukiyama, una lotta che ha messo in mostra la brutalità di Saya, colpi mirati, un ritmo soffocante e una conclusione che ha lasciato il pubblico diviso tra ammirazione e timore. Ma il vero segnale che stiamo assistendo a qualcosa di speciale è arrivato nel match con Hanan.
Nonostante l'energia esplosiva e il cuore indomabile della Young Lioness, Saya ha dimostrato di saper resistere ai momenti di difficoltà e di ribaltare la situazione quando tutto sembrava in bilico. Quella vittoria non è stata solo un punto in più in classifica, è stato un messaggio chiaro al resto delle partecipanti. Io sono la regina e in questo regno comando io. E ora, con all'orizzonte gli scontri con Mei Seira e Priestley, la domanda che tutti si pongono è una sola. Qualcuno riuscirà a spegnere le fiamme oscure della Phoenix Queen? Mei Seira rappresenta agilità, creatività e un talento che potrebbe sorprendere, ma dovrà trovare il modo di scalfire una campionessa che sembra immune a qualsiasi ritmo imposto. Bea Priestley invece porta potenza ed esperienza, ma anche lei conosce fin troppo bene la pericolosità di Saya e sa che battere oggi Phoenix Queen non è impresa da poco. E se Saya dovesse davvero chiudere il girone da imbattuta, beh, sarebbe un'impresa che non solo la proietterebbe direttamente verso le fasi finali del torneo, ma che la consoliderebbe come una delle concorrenti più dominanti nella storia recente del 5-Star Grand Prix. Un'eventuale vittoria finale avrebbe anche un sapore particolare, significherebbe che la campionessa regnante ha saputo imporsi in un torneo notoriamente spietato, senza mai cedere un passo. Ma c'è un'ombra che aleggia su tutto questo. L'imbattibilità è un'arma a doppio taglio. Più vinci, più diventi il bersaglio numero uno. Ogni avversaria che Saya affronta non vede l'ora di essere quella che l'ha battuta, di scolpire il proprio nome nella storia, come colei che ha fatto cadere Phoenix Queen. E questo rende ogni match successivo ancora più pericoloso. In fondo, in tornei come il 5-Star Grand Prix, la storia ci insegna che basta un attimo di distrazione per cambiare completamente il destino di una campionessa. Saya Kamitani lo sa, e forse è proprio per questo che il suo sguardo quando cammina verso il ring è sempre fisso, concentrato, glaciale. Non c'è spazio per l'errore, non c'è spazio per il sentimentalismo. C'è solo la vittoria, e se il fuoco della Phoenix Queen continuerà a bruciare così intensamente, potrebbe davvero arrivare a scrivere una pagina indimenticabile nella storia della Stardom e del Joshi Pororesu. Perché, diciamolo chiaramente, ci sono campionesse che vincono e poi ci sono regine che dominano, e Saya Kamitani in questo momento appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Per scoprire quale destino attende Saya e tutte le altre partecipanti al torneo, vi invito a tenere d'occhio il mio nuovissimo blog, dove potete trovare tutti i risultati giorno per giorno del 5-Star Grand Prix 2025. E se oltre alla Stardom vi piace seguire le divisioni femminili di WWE, AEW e così via, vi ricordo che potete attingere a Donne tra le corde, un progetto che vi apre una finestra sul magico mondo del wrestling femminile mondiale. E a proposito di Donne tra le corde, non posso far altro che ringraziare Rachele per questo fantastico regalo. Un poster di Mariah May, ora Blake Monroe in WWE, con autografo annesso. Beh, devo dire che ho un regalo che ho davvero apprezzato, devo dire la verità, quindi grazie Rachele, grazie di cuore, davvero. E grazie ovviamente anche a tutti voi che avete guardato il video fino alla fine. Alla prossima! Bye poi!